Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come state? Come è andato il post partita dopo quell'esordio Champions da brividi? Beh, io ho pensato a un bel po' di cose, ci sono tanti argomenti, però oggi volevo fare una chiacchierata con voi parlando di alcuni elementi della rosa della Juventus che sono senza dubbio diventati gli uomini copertina del momento dopo queste prime partite di campionato e l'esordio Champions. Comunque, prima di iniziare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale. Vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e un commento. I commenti sono fondamentali, più l'algoritmo vede commenti, più spinge il video anche a altri juventini. Comunque partiamo subito con l'uomo copertina per eccellenza, e non potrebbe essere diversamente, che è il nostro numero 10, nonché Kenan Yildiz. Credo che sia evidente come questo calciatore sia cresciuto in maniera esponenziale dall'anno scorso a quest'anno. L'anno scorso aveva già iniziato un processo di crescita, ma in questo momento devo dire che stiamo arrivando a livelli incredibili, cioè non che ci fossero dubbi, però ragazzi non credo che nessuno possa non dire che Kenan Yildiz è un fenomeno. Se guardiamo un po' di dati e contiamo le 4 partite disputate al mondiale per club, le 3 partite di inizio stagione in campionato e quella di ieri, cioè l'esordio Champions, in 8 partite Kenan ha già fornito 5 assist e segnato 5 gol. Questi sono numeri già importanti. Se poi andiamo a pensare a quello che è successo l'anno scorso, in tutta la stagione tra campionato, Coppa Italia, Champions eccetera, Kenan aveva fornito 5 assist, quindi ha già raggiunto i numeri dell'anno scorso di assist, molto vicino anche a gol, solo in queste poche partite, poche apparizioni. Quindi è chiaro che qualcosa sia scattato durante il mondiale per club. Io c'ero, sono andato a guardarmi una partita a Washington e devo dire che si vedeva un calciatore che iniziava veramente a scalare i gradini e diventare sempre più determinante. Ora, tra l'altro, come abbiamo visto ieri, Kenan è diventato uno di quei calciatori che sa anche prendersi in mano la Juventus in momenti di estrema difficoltà, quando la squadra ne ha bisogno, quando la partita diventa complessa e anche quando, come ieri, le energie iniziano un po' a mancare, perché Kenan veniva da quella prestazione di altissimo livello contro l'Inter e si è visto che ieri addirittura Tudor ci dice che a fine primo tempo Kenan era da cambiare. Meno male che l'ha tenuto dentro, anche perché vi ricordate bene, non possiamo dimenticarci quella mattonella che ci riporta alla memoria del Piero, perché anche lui segnò con lo stesso numero di maglia, nella stessa maniera, con quel tiro a giro, della stessa mattonella appunto, e con la stessa squadra alla stessa età. Queste cose chiaramente nel calcio fanno divertire perché possono anche essere casuali, ma mi sembra che da come sta giocando Kenan il caso ormai si possa lasciare anche da parte. Noi da tifosi speriamo che Kenan possa diventare quello che Del Piero è stato. È un qualcosa di complicatissimo, Del Piero rimarrà sempre il nostro capitano, però credo che vedere un Kenan dare questa qualità, insomma, ci fa pensare che il futuro di questo calciatore possa essere strepitoso. Io sono anche convinto che questa stagione sarà la stagione della consacrazione per il Diz, che è un giocatore che anche l'avvocato, il grande Gianni Agnelli, avrebbe sicuramente amato, perché lui adorava giocatori con fantasia, con estro eccetera, addirittura da andare a soprannominare, scusate, Del Piero con quel famoso nome Pinturicchio, pittore famoso del 1400, e sono convinto che probabilmente avrebbe trovato un soprannome non scontato e non banale anche per il nostro Kenan Yildiz. Comunque godiamocelo il più possibile, perché è un ragazzo giovane che ha un talento incredibile, grande umiltà, ma soprattutto un qualcosa che di questo tempo è difficile trovare, che è quell'attaccamento alla maglia che spesso, soprattutto nei giovani, cambia da una stagione all'altra. Invece Kenan mi sembra stia dimostrando che il bianco-nero, almeno per il momento, sicuramente ce l'ha cucito sul petto. Poi bisogna parlare anche di Dusan Vlahovic, non possiamo non parlare dell'attaccante serbo, anche perché l'abbiamo criticato tante volte, per le motivazioni che sappiamo, c'è la fragilità emotiva, una serie di atteggiamenti anche col pubblico e sicuramente poi, più importante di tutto, le prestazioni che sono sempre state altalenanti. Però parliamo un attimo anche del suo bottino, perché in realtà poi i dati sono importanti poi da andare a valutare. Il serbo ha segnato 45 gol in 107 apparizioni, cioè vuol dire una media di 0,42 gol a partita. Tanto per fare un confronto, perché penso che sia importante soprattutto quando si parla di attaccanti e di numeri, il grande e soprattutto amato David Trezeguet aveva una media di 0,56 gol a partita, cioè un gol ogni 160 minuti contro un gol ogni 214 minuti di Dusan Vlahovic. E poi ce ne sono altri? Ce ne sarebbero tanti da elencare, potremmo stare qua tutto il giorno, però pensiamo al Pepita Higuaín, un altro che abbiamo adorato, 48 gol, 105 partite, anche lui un gol come Trezeguet ogni 160 minuti, quindi è chiaro che quei 54 minuti di differenza che ci sono tra
Higuain e Trezeguet, che hanno appunto la stessa media, un gol ogni 160 minuti, e il serbo un gol ogni 214, quindi quei 54 minuti per noi sono sembrati un'eternità. Però bisogna fare anche attenzione e valutare in maniera equilibrata, perché Vlahovic non ha giocato nella Juventus di Trezeguet né tantomeno di quella del Pepita. Spesso si è trovato da solo a portare tutto il peso dell'attacco della Juventus sulle sue spalle, sotto i riflettori, cosa che abbiamo capito non gli piace particolarmente, e soprattutto in un periodo storico in cui la Juve è stata smontata e rimontata più volte, non solo dal punto di vista societario, ma tecnico, con allenatore e anche calciatori, quindi compagni di squadra. Io sinceramente sono molto felice del momento che sta vivendo Dusan, spero continui così per lui, ma soprattutto per noi, perché in questo momento si sta rivelando decisivo, come tra l'altro forse non aveva quasi mai fatto tranne all'inizio della sua esperienza con la Juventus. E anch'io su questo canale l'ho criticato, credo che sia normale criticare un calciatore quando non sta performando ai livelli che aveva dimostrato in passato e a livelli che si pensa possa ancora performare, perché lui è un calciatore giovane e ha un futuro davanti ancora lungo, anche perché a 26 anni un attaccante entra, come dicono spesso tutti, nel vivo e nel pieno della maturità. Però oggi mi sembra che quella scintilla finalmente sia riaccesa nei suoi occhi, nella sua voglia di fare, e credo che sia anche dovuto proprio al fatto che il Diz sta facendo quello step successivo e si sta prendendo di più i riflettori e quel peso della Juventus che probabilmente pesava parecchio sulle spalle di Vlahovic. Adesso gli stiamo chiedendo di fare un qualcosa che è la cosa che fa meglio, cioè di entrare e fare gol, con una pressione completamente diversa, e vi assicuro, come insomma sapete anche voi, tante cose si possono dire a Vlahovic, ma il gol quando arriva lì lui sicuramente lo sa fare, l'ha dimostrato anche ieri. Io penso a come sia poi subentrato ancora una volta ieri, che è stato chiaramente uno dei momenti pivot, come si dice in inglese, della partita. E da adesso in poi avremo sempre negli occhi, o magari questa sensazione in mente, se lui può solamente fare questo ruolo da subentrato o se magari può offrire qualcosa anche quando entra dall'inizio. Io vi ricordo che però anche ieri, che Vlahovic non era in campo nel primo tempo, la Juve ha faticato tantissimo, come faticherebbe qualsiasi punta. L'hanno fatto ieri Openda e un David quasi inesistente, perché quando una squadra si difende con i propri centrocampisti sulla linea dell'area, è chiaro che per gli attaccanti diventa difficilissimo giocare, anche per i migliori al mondo. Quindi io ripeto, sono tanti anni che la Juventus gioca un calcio con una difesa molto, scusate, un centrocampo e una difesa molto bassi, con poca aggressività, e quello che succede è che purtroppo le punte poi ne pagano il prezzo, che si chiamino Haaland o che si chiamino un po' chi vogliate voi. Concludo anche parlando di Di Gregorio, anche perché mi sembra normale, è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni, e quando un portiere sbaglia, tra l'altro, capiamo che è un disastro, nel senso, quando sbagli un gol alla fine il risultato non cambia, quando un gol lo prendi e sei il portiere, chiaramente l'altra squadra guadagna un punto. Ha sbagliato lui ieri, è chiaro, ci sono stati dei problemi dal punto di vista proprio della basic, basilare, di quello che deve fare un portiere, non prendere gol sul primo palo, ma anche alcune incertezze su probabilmente anche il secondo gol, e anche contro l'Inter ne abbiamo parlato, sicuramente poteva fare un po' meglio. Lì è stato anche indeciso in alcune uscite che sappiamo che non sono il suo cavallo di battaglia, però è chiaro che Di Gregorio ha avuto 180 minuti molto ma molto complessi. Però io aggiungo anche che, come sapete bene, i momenti negativi capitano a tutti, sono capitati a Buffon, sono capitati a Szczesny, sono capitati a tanti portieri della storia della Juventus, e penso che magari andare a togliere adesso fiducia a Michele e non metterlo come titolare nelle prossime partite eccetera, anche se alcuni tifosi la pensano così, sarebbe un errore enorme. 180 minuti di blackout possono capitare un po' a tutti, e in questo momento credo che, nonostante le critiche, sia importante che la squadra stia vicino a Di Gregorio, e anche ai tifosi, anche perché lo sappiamo bene che Tudor sicuramente gli starà vicino, perché lui capisce bene questi momenti, ci mancherebbe, lui a calcio ci ha giocato ad altissimi livelli, e credo che sia normale stare vicino a qualcuno che ha avuto un periodo di difficoltà che magari potrebbe concludersi durante la prossima partita col Verona, anche perché ricordatevi che se l'anno scorso andiamo in Champions League è proprio anche grazie a Di Gregorio. Comunque, concludendo questo video, secondo
secondo me dobbiamo goderci il più possibile questo momento di cambiamento, dove anche Tudor sta imparando un po' a capire, a conoscere un po' più se stesso e forse anche le possibilità di questa rosa. È partito molto difensivo dal punto di vista della formazione contro l'Inter, molto offensivo sempre dal punto di vista della formazione contro il Borussia. In entrambe le partite però la Juventus non si è accesa fino a quando non è stata fino a quando la squadra avversaria non è andata in vantaggio, e questo secondo me è un qualcosa su cui Tudor dovrà lavorare parecchio, anche perché non possiamo aspettare gli altri per poi accenderci, perché va bene magari queste due partite, però non può andare bene sempre. Nonostante questo appunto non si possono che fare complimenti a Igor Tudor in questo momento, perché le formazioni magari e i cambi possiamo essere in d'accordo o in disaccordo, conta poco. Io sono qua a fare video, lui è lì a allenare la Juventus, quindi ci mancherebbe, lo facciamo per discutere e per vedere i vostri commenti sotto, così mi dite la vostra. Però un qualcosa Igor ce l'ha ridato, che è quel cuore, quella voglia di non mollare mai fino alla fine, proprio come da motto, quella voglia anche di non sentirsi mai sconfitti fino a quando l'arbitro non fischia il triplice fischio, e un gruppo di calciatori che l'anno scorso con Motta era scomparso, era stato distrutto, era stato smantellato, e invece adesso vediamo in campo calciatori che si danno una mano, che entrano per riuscire ad arrivare all'obiettivo che la Juventus deve essere vincere e provarci fino in fondo. E adesso speriamo che Tudor sia anche in grado di dare più aggressività fin dall'inizio, più consapevolezza nei nostri mezzi, e soprattutto costruire una squadra che possa andare di nuovo a competere con le squadre grandi d'Europa e magari non farsi mettere in difficoltà per la maggior parte dei primi 45, 50, 60 minuti, fino a quando non viene ferita nell'orgoglio. Comunque io ho fiducia, credo che Tudor sia stata una scelta giusta e credo che al momento stia pagando. Il tempo ci dirà se è veramente così o se non lo è. Comunque sia, anche a Tudor andrà dato del tempo, perché non è un mago, non si possono fare dei cambiamenti così importanti quando si prende in mano una squadra che comunque è da 4 anni che soffre a destra e manca. Io credo che almeno oggi un sorriso e un po' di, non serenità, ma un po' più di consapevolezza in noi stessi, Tudor ce l'ha sicuramente portata. Comunque ragazzi, ci sentiamo in questi giorni, ci sarà tanto di cui parlare, anche perché il campionato ormai siamo ormai partiti, quindi a breve ci sarà di nuovo la conferenza stampa di Tudor per Verona, quindi ci troveremo qua in questi giorni, affronteremo altri argomenti. Io vi ringrazio come sempre, continuate a iscrivervi e mi raccomando, sempre forza Juve. Un bacio, ciao.